Ragazzi, questo video è stato creato per colpa vostra. Da quando qualche video fa mi avete definito il gioielliere, forse adducendo al fatto che mi piace lavorare da pignolo, con posizionamenti di cavi, situazioni tali per cui si crea veramente anche un fattore estetico, non solo ovviamente primariamente legato alla sicurezza, ebbene da questo video io ho estrapolato adesso la centrale del nostro impianto, che è l'Elerix insieme ai vari componenti, e tutto questo è stato montato meravigliosamente sul trasparente, ovvero tutto su plexiglass. È un video molto bello, anche molto elegante, molto sobrio. Come sapete, la mission del canale è aiutare chiunque a produrre corrente. Ebbene, farlo nella sicurezza ma anche nell'estetica è una cosa che a me piace molto. Questo è un video che vi fa capire che questo impianto potrebbe essere posizionato anche in soggiorno. Dopo avvicinerò la telecamera per farvi vedere tutti i dettagli, e la cosa importante di questo video è che sarà lungo, già ve lo dico, già lo sapete, anche perché continuate a chiedermi video lunghi con tanti dettagli, anche perché parlo tanto e aggiungo tanti elementi. È così che piace a me. Allora, qui vedrete dalla spelatura, crempatura, numerazione dei cavi, posizionamento, tutto per aiutarvi a non sbagliare. Ragazzi, questo è un impianto leggermente più complesso del 48 volt 6 kW, perché stiamo usando l'Elerix con diversi componenti, ma non troppo complesso. Diciamo che coloro che sono abituati al BMS della Daily trovano un semplice cavo a 16 poli positivi più 1 negativo da connettere e basta. Qui invece c'è da connettere qualcosina in più a livello manuale e i settaggi sono diversi, e poi ci sono componenti che però creano in questo impianto la massima sicurezza, perché qui non useremo l'SSR, useremo delle bobine, useremo il relay che avete già visto nei video precedenti, e a questo punto, con tutti i dettagli di questa serie, arriverete a fare un impianto potentissimo, perché questo impianto sono 30 kWh di batterie ed è la prima linea con l'inverter da 6 kW che gestirà tutta la casa. Come ben sapete, poi seguirà la linea numero 2 che servirà a tutto il riscaldamento di casa, vediamo come e cosa, e la linea 3 seguirà la ricarica dell'auto elettrica. Bene, queste combinazioni saranno oggetto di questa serie molto lunga, al quale aggiungiamo anche la pala eolica che già vi ho descritto. Allora ragazzi, adesso vi auguro una buona visione, vi chiedo anche, se volete, iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla, ma è una condizione che fa favore a me, in quanto il canale piglia il suo lancio, il suo potere, e possiamo realizzare sempre più video attraverso anche, e vi ringrazio, le varie donazioni che fate al canale. Allora, come al solito, 4 secondi e ci vediamo dopo la diapositiva iniziale. Bene ragazzi, passati 4 secondi entriamo nel vivo. Adesso avvicinerò la telecamera per descrivervi questa meravigliosità, passatemi il termine ovviamente, e poi andremo al contrario, cioè vi faccio vedere il prodotto finito, questo che sarà adesso montato sulle batterie, e invece poi partiremo con tutti i dettagli e le spiegazioni qua a tavolino di cosa è avvenuto per arrivare a questo livello. Quindi cavo per cavo e busbar per busbar andremo a vedere tutti i dettagli e la descrizione. Avviciniamo la telecamera. Questa è la panoramica che voglio darvi intanto che vi spiego. Intanto un attimo godetevela, perché ragazzi è tutto montato su plexiglass lucente. Vedete i componenti e molti di voi stanno già capendo di cosa si tratta. Qui vedete anche dei plexiglass che hanno lo scopo di proteggere i connettori in questo caso e la scheda Elerix in quest'altro. Vedete come sono stati terminati i cavi con i tubetti, i passaggi in questo componente di cui vedremo tutta la realizzazione, e cavi che si spostano e vanno a questi due equalizzatori o bilanciatori attivi. Ebbene ragazzi, questo è il QCC, è un 16S. Qui vedete la numerazione per non sbagliare. Qui non bisogna sbagliare ragazzi, un solo errore bruciate tutto. E poi ragazzi, questa era la sorpresa che vi avevo riservato, cioè il posizionamento di un daily. Questo è il bilanciatore della daily, l'equalizzatore attivo della daily con Bluetooth. Attraverso questo andremo a controllare le celle, a vedere che cosa sta succedendo alle celle, perché questo con l'Elerix non è possibile, bisogna andare con un prodotto suo specifico per connettersi in rete eccetera.
Magari lo faremo in futuro, però adesso voglio rimanere sobrio, voglio rimanere minimalista perché questo canale non è rivolto solo ai professionisti, ma anche a tutti coloro che per hobby vogliono realizzare questo. Come vedete ragazzi è molto elegante, quando vi dicevo all'inizio possiamo posizionarlo in salotto, ebbene ragazzi giudicate voi se non merita il nostro salotto questo impianto con questa eleganza. Chiaramente tutto è fatto a norma, a regola, vedete che ci sono anche questi due relay della Finder che saranno posizionati per pilotare il 12 volt 600 A, ovvero il relay bistabile che avete visto nei video precedenti. Bene, questa è la panoramica, adesso vediamo tutti i dettagli e la costruzione di questo che definisco il cervello del nostro impianto fotovoltaico, ovviamente abbinato anche all'eolico. Adesso guardiamo come mettere insieme, cioè assemblare la morsettiera che deve contenere tutti i cavi di connessione. Buona visione. Questo ragazzi è come vi viene consegnato, sembra uno Shanghai. Adesso andiamo ad assemblarlo tutto con i vari pezzettini e vediamo, qua ci sono anche queste connessioni per dare il parallelo, i vari numeri che identificano i vari contatti. Procediamo quindi al montaggio. Non so se avete mai giocato agli Shanghai, però sinceramente mi sembra proprio così. Dopo aver preparato tutti i pezzi, averli suddivisi per tipologie, andrò a sostituire questo. Perché? Perché questo è di lamiera, quindi negli anni, visto che le batterie dureranno tantissimo, potrebbe arrugginirsi. E lo cambierò con uno di questi, ne ho comprati diversi, in alluminio, quindi anche questo darà un senso di longevità a tutto l'impianto. Ebbene, cosa bisogna fare? Questa è una presa DIN e bisogna prendere i vari componenti e inserirli nella presa DIN. Quindi una volta inseriti così, questi si fisseranno. E andremo a sommarli uno di fianco all'altro a secondo della composizione che dobbiamo fare. Questi vengono poi affiancati e faremo tutta la barra DIN con i connettori. Eccoci ragazzi al primo step. Come vedete nella sua guida, che ovviamente poi taglierò perché questo eccesso lo utilizzerò in altri ambiti, e cosa ho fatto? Ho messo i 16 contatti positivi più questo blu, perché non ce l'avevano nero, che sarà il negativo comune, e poi ho messo il terminale che ha due viti con le quali andrò praticamente a bloccare tutti gli altri. Questa entrando andrà fino in fondo, vedete, dove andrà a bloccare quella che è la molla di plastica in uscita, sia questo che, se volete, anche quest'altra vite che va a fermare proprio in questo punto sull'alluminio. Questi sono ragazzi i dettagli che mi piace descrivere sul canale a beneficio. Ecco qua, qui abbiamo fissato, ovviamente ne metteremo uno anche dall'altro lato, in modo che questo non si possa più aprire, non si possa più smuovere, e qui possiamo connettere 1, 2 e 3 dispositivi che saranno, come avete capito, l'Elerix, l'equalizzatore attivo o bilanciatore attivo e la sorpresa. Bene, ho terminato la composizione della presa DIN, questo eccesso sarà adesso tagliato, ho posizionato tutti i numeri e prima erano uniti così diciamo, nello stampo e allungavano e uscivano dal sedicesimo, quindi ho dovuto tagliarli uno a uno e molare quello che erano i punti di congiunzione delle plastiche, quindi singolarmente li ho inseriti tutti e occupano precisamente perfettamente le 16 celle più 1. Vedete che la prima, che è questa nera che ho dipinto di nero e in realtà era blu, l'ho marchiata meno perché qui andrà il meno di tutte le connessioni, e queste 16 celle invece saranno quelle dell'equalizzatore attivo, dell'Elerix, e le ho marcate con un pennarello rosso, giusto per dare un po' di precisione alle condizioni. Certo, se mi avessero venduto, ma non c'era in commercio, i 16 contatti rossi, ma ce n'erano solo 3, a questo punto avrei fatto un lavoro sicuramente diverso, però così mi sembra che sia fatto bene, molto elegante, molto chiaro soprattutto. Ora vedete che ho attaccato anche queste 3 connessioni, un negativo e 2 positivi.
Questo l'ho fatto perché l'Elerix ci consentirà di aggiungere altri due relay o più di due relay a seconda delle connessioni che dobbiamo fare e che andranno a pilotare altri prodotti che vedrete in futuro in questi video, che possono essere emergenze e quant'altro. Andiamo avanti. Ed ecco il lavoro finito. Qui vedete anche che ho posizionato i due relay che avranno lo scopo di attivare il potente relay bistabile 12 volt 600 A. Qui l'eccesso è stato segato e adesso provvedo all'eliminazione. Semplicemente così, una volta staccato, andrò a dargli una leggera molatina in modo da evitare di potersi tagliare. Questo è il prodotto finito, è quello che andrà ad avere tutte le connessioni di tutti i prodotti, compreso il relay bistabile, che sarà pilotato, vista la grande potenza, da questi due relay della Finder. Adesso ragazzi passiamo all'assemblaggio di due semplici interruttori che ho trovato, molto belli tra l'altro, tutti in acciaio inox, che hanno lo scopo di accendere e spegnere tutto l'impianto. Quindi questo impianto senza nessuna problematica avrà un interruttore di on e di off. Chiaramente non va utilizzato a caso, questo è lo sgancio di emergenza. Invece che mettere lo stacca batterie come utilizzavamo nel 48 volt 6 kW, qui avremo due pulsanti. Il pulsante rosso spegnerà tutto l'impianto, il pulsante verde accenderà tutto l'impianto e ovviamente in contemporanea staccherà le batterie, staccherà i pannelli e staccherà l'inverter, cioè tutto l'impianto si spegnerà. Allo stesso modo si accenderà. Sull'accensione preferisco sempre fare qualcosa un po' di manuale, però diciamo poi lo vedrete nei vari video che seguiranno. Buona visione ancora. Ebbene ragazzi, guardate cosa ho trovato, questi due pulsanti di acciaio inox molto belli ragazzi. Questi sono semplicemente pulsanti e quindi quando io dovrò sganciare tutto l'impianto per qualsiasi motivo, clic e si sgancerà tutto. Quando dovrò riattivare, clic e si attiverà tutto. Questi saranno fissati su questo supporto di plexiglass che ho trovato, che è semplicemente un supporto che avete già visto negli altri video perché sosteneva lo shunt. Ebbene, non ci sta perfettamente perché stiamo parlando di un tondo rispetto a un esagono. Ebbene, col mio avvitatore andrò ad allargare questa superficie rendendola tonda e quindi renderla idonea per posizionare questi due meravigliosi pulsanti che saranno attivazione e spegnimento dell'impianto. Ed ecco ragazzi la pulsantiera terminata. Questa è la connessione. Sarà fissata adesso alla batteria. Questo è spegni e questo è accendi. Tutto l'impianto. Comunque ragazzi, ancora una volta avevate ragione voi. Quando mi avete detto sembri un gioielliere, ebbene devo essere onesto, mi ha preso la passione e adesso sto facendo queste cose che brillano, ragazzi, mi piace così. Grazie a voi ancora una volta. Qui abbiamo il tasto rosso per spegnere tutto l'impianto e il tasto verde per riattivare tutto l'impianto. Una cosa molto elegante, agganciata praticamente sulla piastra di alluminio attraverso delle viti autofilettanti, come potete ben vedere qua sotto. E questo è praticamente il lavoro. Del resto, ragazzi, a fare le cose fatte bene ci vuole un po' più di tempo, ma poi alla fine sono molto appaganti. Questo è il suo posizionamento sull'angolo, praticamente è di pronto intervento, appena succede qualcosa possiamo sganciare tutto l'impianto senza bruciare nulla, perché la pressione di questo tasto andrà a sganciare tutto quanto senza creare nessun danno alle apparecchiature e in primis ovviamente i nostri regolatori di carica. Adesso vediamo l'assemblaggio dei due equalizzatori attivi, quello della QCC e quello della Daily.
Lo scopo per cui ne ho messi due è perché con questo pacco batterie c'è bisogno di tanta equalizzazione, quindi avrei dovuto anche mettere due di questi e uno di questi. Poi vediamo nel proseguo se c'è la necessità di aggiungere anche il terzo. Per adesso rimaniamo su questi due. Questo ha un potere di equalizzazione più alto di questo, quindi più efficiente. L'altro però l'ho messo perché avendo il Bluetooth andiamo a controllare tutto dal telefonino, quindi lo facciamo in maniera molto semplice senza andare a dover utilizzare quei meccanismi web di Arduino eccetera che sono un po' più complessi. Poi nel tempo vediamo nei video successivi che cosa succederà. Per adesso buona visione del montaggio di tutte quelle che sono le connessioni cavo, le crimpature eccetera di questi due componenti. Quello che vedete qui ragazzi sono le connessioni del daily e come vedete sono stati tagliati i cavi tutti alla stessa lunghezza. Dopodiché li ho bloccati qua, in modo che rimangano tutti in posizione, con dell'attack, cioè del ciano acrilato. A questo punto ho tagliato anche 16 cavi, tutti della stessa lunghezza e spelati davanti e dietro. Questo è il cavo nero che vedete qua. A questo punto devo connettere insieme il bilanciatore attivo o equalizzatore attivo e poi i relativi cavi, partendo dal nero, insieme al nero. Vedete? Al numero 1, poi c'è il 2, 3, 4, 5, 6, eccetera, fino al 16. Rimarrà il 17° libero, visto che il QCC ha 17 cavi, mentre questo della Daily ne ha 16. Perché sto usando questo? L'avete già sentito, perché ha la possibilità di connettere il suo Bluetooth ed è proprio questo prodotto aggiuntivo che fa sia da bilanciatore che da Bluetooth che mi consentirà di guardare tutto sul telefonino. Prendiamo dalle mie oramai infinite scatoline questa con tutti i tubetti e andiamo quindi a montare questi due equalizzatori attivi, ovvero questo della Daily e questo della QCC. Andiamo a fare l'impianto finito con i cavi che usciranno e saranno poi connessi al distributore equipotenziale che vedrà connesso adesso anche l'LRX e le batterie. Quindi sono 4 connessioni totali. Questo ragazzi è il primo cavo che ho crimpato, il negativo, vedete? In questo modo quando vado a fissarlo sono sicuro che non ci saranno falsi contatti. E l'ho fatto questo con questa crimpatrice per terminali a tubetto. Ovviamente ragazzi trovate tutti i link di questo video sotto il video stesso, nella descrizione. Tutti i cavi sono stati crimpati con questa crimpatrice, precisamente nella connessione che li raddoppia in quella singola. Questi doppi andranno a creare il parallelo con l'altro equalizzatore attivo e insieme andranno a questo punto a connettersi di tutti i contatti, che è quella che avete visto precedentemente. Questi ragazzi sono 17 per 2 più la connessione multipla, quindi sono in totale 51 connessioni. Non bisogna sbagliare un solo cavo, se no bruciate entrambi gli equalizzatori attivi. Attenzione, questa è una cosa molto importante. Andiamo avanti e fissiamo anche questo lato. Vedete la connessione di tutti i cavi e la relativa numerazione che ho effettuato. Questo è molto importante per non fare errori ragazzi, perché se no si brucia tutto. Numerato sia la connessione qui che anche ovviamente tutti i terminali in uscita. Potete vedere chiaramente anche, vedete? A questo punto andiamo a montare tutto il resto. Ed ecco praticamente i due equalizzatori attivi posizionati con i relativi cavi connessi alla prima serie. A questo andrà adesso fissato il suo coperchio antipolvere e passiamo quindi al posizionamento
della scheda Elerix. Passiamo adesso al montaggio dell'Elerix, cioè il cervello di tutto questo impianto che va poi a percepire in che stato si trovano le celle a livello di tensione e a dirigere le varie correnti per attivare e disattivare i relè. Montaggio molto semplice, siamo alla prima fase, quella della creazione di questo centrale, quindi andiamo a vedere il posizionamento dei suoi 16 cavi in connessione anche poi ai contatti dei due bilanciatori attivi. Qui vediamo l'Elerix montato provvisoriamente, vediamo tutte le connessioni dei 16 positivi più il negativo. Ho montato anche il Bluetooth in modo da verificare attraverso il telefonino cosa sta accadendo alle celle. E questa praticamente è la configurazione, chiamiamola provvisoria, ma già pronta per essere quella definitiva. Adesso parleremo di alcune fasi della lavorazione del plexiglass, come il posizionamento dei piedini. Attenzione, non è facile fare i fori nel plexiglass, quindi attraverso queste immagini andremo anche a vedere come fare. E poi ci saranno altri due dettagli per arrivare alla fine, cioè al completamento della centrale, cioè del cervello che guiderà il nostro impianto. Ancora una volta, buona visione. Adesso farò dei fori, qui avete già visto fori del 4, sui 4 lati, per andare a fissare quelli che saranno i piedini di gomma da appoggiare poi sulle batterie. Ora, il foro che ho fatto è da 4, questo è da 8, quindi poi lo allargherò, ma attenzione perché quando foriamo il plexiglass rischiamo di spaccare, soprattutto qua negli angoli. Ecco perché bisogna usare un trapano a bassa velocità. Io in questo caso sto usando un avvitatore ed è alla minima potenza della frizione. Se io lo tengo fermo, questo non gira nella maniera più assoluta, vedete? E quando gira basta andare a stringere leggermente e lui si bloccherà. Questo per evitare che una volta che la punta va a grippare, specie nella parte estrema posteriore del foro, ebbene lì ci sarà un rapido avvitamento che andrà a spaccare il plexiglass. Attenzione a questo fattore, quindi con la bassa velocità andremo a forare e qualora la punta, ve lo faccio vedere meglio, qualora la punta dovesse anche bloccarsi, ebbene non ci sarà la rottura del plexiglass, guardate. Vedete? In questo modo si faranno fori senza spaccare la superficie e soprattutto qua negli angoli. I 16 terminali rossi, l'unico negativo nero, qui vedete di bulloncini, delle rondelle e dei dadi, sono tutti M4. Questi andranno a fissare i nostri cavi sui busbar di rame che avete visto precedentemente. I cavi sono questi, sono 16 che sono stati tagliati tutti alla stessa identica lunghezza e saranno praticamente i 16 cavi che andranno a trasportare la corrente di bilanciamento nelle singole 16 celle. Attacchiamo quindi a questi cavi i terminali positivi e l'unico negativo. Andrò a attaccare tutti i terminali, questo sarà l'unico negativo e tutti gli altri saranno positivi. Ci sarà un puntalino per quanto riguarda la connessione all'Elerix, invece l'occhiello per quanto riguarda la connessione alla batteria. Questi saranno 16 rossi e 1 nero che andranno connessi a tutte le celle singolarmente. È molto importante numerare anche i busbar in modo da non sbagliare le connessioni. Questo è il polo negativo, il primo negativo, vedete, segnato come meno, e poi si va avanti come primo positivo, secondo positivo, terzo positivo, quarto positivo, quinto, sesto, settimo, l'ottavo è nella rotazione, subito dopo il nono, il decimo, ebbene l'undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo e l'ultimo è esattamente il polo positivo di rimpetto al negativo. In questo modo siamo sicuri di non sbagliare connessioni perché questo è molto pericoloso e si potrebbero bruciare i regolatori di carica nonché l'Elerix.
Ed ecco una panoramica generale dell'impianto sino ad oggi realizzato nei vari video. Qui vediamo i pulsanti che ho spiegato precedentemente. Poi vediamo già il posizionamento dello shunt messo qua sotto per il controllo totale delle celle, con il suo relativo cavo positivo con il fusibile. E qui vediamo posizionato al centro della batteria quello che oggi ho spiegato in questo video, cioè il cervello dell'impianto. Vediamo nelle varie angolazioni in modo che possiate fare un fermo immagine per ciò che può interessare a voi progressivamente, vedete? Questa ripresa dall'alto e da quest'altro lato. I piedini che appoggiano perfettamente sulla batteria in centro. Questa è la panoramica generale. Ancora una volta ragazzi, grazie di aver pazientato nel vedere un video che penso che sia abbastanza storico in questa serie il mega impianto, perché abbiamo oggi visto nella sua totalità quello che è la realizzazione del cervello dell'impianto. L'Elerix va a controllare singolarmente le celle. Questo manderà dei segnali ai vari relay, compreso quello bistabile di potenza, che andranno a salvare l'impianto da eventuali anomalie nella carica e nella scarica delle batterie. Il tutto viene poi bilanciato da questi due equalizzatori attivi e vedremo tutto sul telefonino. Questo era il video numero 5 ragazzi, ce ne aspettano altri, tanti altri, con tutti i dettagli. Grazie della vostra pazienza, iscrivetevi al canale e buona visione.